Ciao, benvenuto su Non Mi Dire. Hai avuto un problema? Sei fuori il tuo account Gmail? Non riesci ad entrare? Hai l'email bloccata? Hai il tuo account bloccato? Non ti preoccupare, non farti prendere dal panico. In questo video ti mostro come puoi recuperare il tuo account e come puoi magari proteggerlo in futuro e come puoi magari anche recuperarlo se conosci solamente l'indirizzo email a cui è associato oppure il numero di telefono. Ci sono un bel po' di cose da sapere, quindi resta qui con me fino alla fine del video e ti mostro come si fa. Allora, mettiamo un attimo le cose in chiaro. La prima cosa che devi capire è che il recupero del tuo account è complicato a prescindere, perché viene generato proprio in questo modo, perché Google deve capire se davvero chi sta tentando di utilizzare il tuo account sei tu o una qualsiasi altra persona. Quindi partiamo da questo presupposto, quindi è difficile appunto per questo. Ci sono tre cose fondamentali che non devi mai dimenticare. Punto primo: prova a recuperare il tuo account dal dispositivo con cui hai utilizzato l'account più volte. Ok? Quindi se ipoteticamente il tuo account è stato utilizzato nella maggioranza delle volte su un telefono, devi usare quel telefono. Io molte volte consiglio pure di non aver aperto solo l'account sul telefono, ma di avere la possibilità di poterlo utilizzare anche altrove, magari su un tablet, su un computer, anche se è un qualcosa di un po' più vecchio, in modo tale che se dovesse accadere che quel dispositivo si rompe, manomesso, una qualsiasi altra cosa, abbiamo dispositivo tra virgolette di riserva con cui possiamo dare delle informazioni in più a Google. Seconda cosa, utilizza sempre la stessa rete internet con la quale utilizzi spesso il tuo account. Quindi evita magari di recuperare l'account se ti trovi in un bar, oppure magari se ti trovi a casa di un parente, perché sono reti nuove alla sicurezza di Google e quindi funzionerà, ti creerà problemi. Terzo punto, cerca di recuperare l'account nel luogo in cui hai sempre utilizzato quel dispositivo, dove ti sei sempre collegato con quel profilo. Non tentare di recuperare l'account se ti trovi in un luogo nuovo, ok? Perché non daresti le giuste informazioni a Google per aiutarti a rientrare nel tuo profilo. Ok, detto questo andiamo a sodo. Questa che vedi è l'unica pagina che ti permette di poter recuperare il tuo account Google. Non esistono altri tipi di pagine, non esistono servizi a pagamento, non esiste nulla di tutto questo, ma è la pagina del recupero dell'account. Ovviamente questo è il link che ti metterò in descrizione, è quello là che viene fornito da Google al momento in cui tu devi accedere ad un account. Adesso procediamo per il recupero, dedicato a 3 fasi. Più che 3 fasi, sono 3 modalità, che sarebbero quelle là che capitano un po' a tutti, cioè quando ci si dimentica dell'email, quando ci si dimentica della password e quando ci sono problemi di autenticazione per autenticazione a 2 fattori. Adesso passo passo le andiamo a vedere tutte. Allora, il primo caso che andiamo a vedere è quando dimentichi la password. Classico caso, però ovviamente ricordi il tuo indirizzo email. Allora, qui devi andare a inserire il tuo indirizzo email. Ok, questo qua è il mio famoso indirizzo email di test che abbiamo visto insieme. 3 volte l'abbiamo creato insieme. Ok, io vado avanti e qui mi viene detto praticamente di dover inserire la password. Ovviamente io qua potrei inserire la password, ma io non la ricordo. Potrei inserire una password che mi ricordo, ma diciamo che nemmeno l'ultima password mi ricordo. E allora cosa accade? Che sono costretto ad andare qui. Ok? Prova un altro metodo.
ci clicco e qui mi dice di inserire un codice, il codice che mi viene inviato all'indirizzo email che io al momento della creazione dell'email ho dato per il recupero account. Ipotizziamo che io non ho nemmeno questa possibilità e quindi non lo so, ho perso pure questo indirizzo. Se clicco qui sopra, io praticamente mi viene data l'altra opzione che io avevo messo come recupero account e mi comparirà un'altra possibilità. Adesso ti faccio vedere. Eccola qui. Qui praticamente mi dice che mi arriverà questo codice di verifica o via SMS o praticamente vengo telefonato. Quindi tendo due possibilità di recupero al momento della creazione del profilo. Io ho una possibilità in più. Queste cose le devi fare solo all'inizio della creazione del profilo o anche dopo, però in questa fase non è possibile farlo, quindi non dimenticarlo. Adesso ti mostro nel momento in cui tu non ricordi l'email, cioè non ricordi con quale account ti sei registrato, ok? Questa è sempre la tua pagina di recupero. Andiamo su non ricordi l'indirizzo email. Arrivato qua puoi inserire il numero di telefono o praticamente l'indirizzo email. Quali? Quelli là che tu hai inserito per il recupero. Ok? Quindi non dimenticare, sono fondamentali. Quando hai un account Google devi avere per forza di cosa inserito almeno un indirizzo email e almeno un telefono. Questo per andare sul sicuro. Ok? Allora, io adesso vado a scrivere il mio numero di telefono. Ok, qui praticamente mi porta nella sezione come ti chiami. Che significa? Che io qua devo inserire il nome che ho sul profilo di recupero. Quindi ipoteticamente io sull'email di recupero mi chiamo Saverio, io qui dentro devo andare a scrivere quel nome. Un nome differente non ti porterà alla risoluzione del caso, ok? Non lo dimenticare. Quindi qui devi andare a inserire il nome e il cognome con la quale tu sei registrato con l'email di recupero, ok? Adesso io scrivo il mio, vediamo se questo basta. Ok, mi dice appunto che non trova nessun account. Adesso io riprovo e inserisco anche quest'altro pezzo ed eccolo qua. Adesso praticamente ho la possibilità di poter richiedere il codice di verifica e quindi praticamente potrei rientrare in possesso del mio account quando non ricordo l'indirizzo email. Allora, nel momento in cui abbiamo attivata e quindi va in funzione l'autenticazione a due fattori, la situazione diventa più ostica perché purtroppo Google richiede per forza di cose un secondo codice, un dispositivo di appoggio e quindi questo porta i suoi indippi, i suoi problemi. Adesso ti faccio vedere. Se io non dovessi ricordarmi, eccola qua, già è uscita. Questo è l'indirizzo email, ok? Che stiamo facendo i test. Vado avanti, gli dico, qui io non ricordo la password, gli facciamo prova un altro metodo. Non ho l'accesso all'email, andiamo avanti. Non ho nemmeno il numero di telefono, niente, non ho nemmeno questo. Ecco qui. Arrivato a questo punto purtroppo non c'è più nulla da fare. Diciamo che la tempistica che ti viene detta, in questo caso di 6 ore, io penso di passare quasi, fa una cosa, sia abbondante sempre quando fanno queste cose e passa sempre a 24 ore, ok? Quindi praticamente tu cerca di aumentare il tempo di prova e non provare assolutamente a ritentare il recupero,
perché ogni volta che vai a ritentare il recupero, questo praticamente ti porta ad un allungamento di questo tempo e quindi a delle prove inutili. Attendi solamente che la cosa ti venga ridata. Nel momento in cui invece scatta la verifica in 2 fattori, tu hai le altre 3 possibilità che ti vengono richieste. Codici di backup, accesso ad altro dispositivo, l'ho detto all'inizio del video, e l'app di Google Authenticator, che sarebbe la possibilità che l'app di Google Authenticator ti rilascia un codice di verifica. Purtroppo, se queste cose tu non le hai fatte sempre in previsione che tu un giorno ti potrebbe accadere appunto quello che adesso stiamo vedendo, in questa fase non è possibile farlo. Arriverai a questo punto in cui ti verrà chiesto di dare del tempo per le verifiche. Ma quali sono queste verifiche? Le verifiche sono nient'altro che se tu hai provato a recuperare il tuo account da dispositivo noto, rete nota e via discorrendo, come poi abbiamo parlato all'inizio del video, vedrai che nel tempo ti verrà sbloccato e ti verrà ridato. E se niente di tutto questo funziona, guarda, puoi provare, ti lascio il link in descrizione, ad accedere a quest'altra pagina. Questa qui è una pagina di assistenza, sempre di Google, e questa, come puoi vedere, è la guida ufficiale di Google, dove passo passo ti porterà a sbloccare il tuo account. Potrebbe essere utile, perché diciamo che qui ci sono tutti i casi legati praticamente a dei malfunzionamenti. Alla fine tu ritornerai sempre su questa pagina, ok? Però mi rendo conto che alcune volte ci si dimentica dei passaggi, ci sono dei dubbi, delle cose, e qui praticamente cioè selezionando il problema e quindi rispondendo alle varie domande, tu puoi raggiungere ugualmente quella pagina, però magari più convinto di quello che stai facendo. Quindi puoi utilizzarla tranquillamente e, diciamo così, avere questa sorta di guida per il recupero del tuo account. Allora, io spero che tu sia riuscito ad entrare nel tuo account. Ti capisco, so quanto sia avvilente questa la situazione che hai appena passato, e spero che non la stai vivendo ancora. Però sappi una cosa, sappi che sei fuori dal tuo account e adesso l'hai recuperato, oppure vuoi che magari non accada la stessa cosa a te, adesso subito vai nel tuo sistema di sicurezza dell'account e inserisci tutti i dati di recupero che servono. Non lo dimenticare, fallo adesso, non rimandare. In descrizione ti lascio anche i video che ho fatto per questa cosa. È fondamentale perché significa recuperare l'account in poco tempo e rischiare di non perderlo, perché può anche accadere che venga perso. Quindi mi raccomando, spero che tu sia rientrato nel tuo account. Se è così, voglio saperlo, mi raccomando, voglio saperlo se l'hai fatto grazie a questo video. Quindi lasciami un commento. Se hai altri problemi, non so, che non riesci, vuoi qualche suggerimento, lascia sempre un commento che ti rispondo e vediamo come è possibile fare. Lascia un like, condividi questo video con quella persona che magari ha questo piccolo intoppo, non chiamiamolo problema, ma ha questo piccolo intoppo, sperando che gli sia d'aiuto, ok? E niente, grazie per essere arrivato fino alla fine del video e ci vediamo alla prossima. Ciao!